Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda metà di aprile 2024. Ok, abbiamo la carta del Sole. Amici dello Scorpione. Quando c'è il Sole si parla di crescita, di prosperità, di espansione, di chiarezza mentale ed è anche una carta che ci parla di amici, di affetti puri, di genuinità, di intenzioni e emozioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche gli oroscopi, il link per gli oroscopi del 2024 e per i corsi gratuiti che ci sono sul canale. Queste sono comunque letture che possono riguardare la famiglia, le coppie, il lavoro. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda le letture specifiche di single, coppie, lavoro e economia e finanza nel caso siate investitori, sono già tutte online e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Ragazzi, partiamo da un 8 di pentacoli, la luna, l'eremita, la temperanza, un 8 di bastoni, un 2 di coppe e un 5 di denari. Allora, partiamo con questo 8 di pentacoli, che è una carta che parla di lavoro, di costanza, è una carta che parla di fare qualche cosa nel lungo periodo, fa riferimento anche al lavoro, quindi per molte persone potrebbe rappresentare una questione lavorativa. Abbiamo poi anche la luna che mi dice che così potrebbe essere presente un certo sentimento di malinconia nella terza settimana di aprile e vedendo anche l'eremita mi verrebbe da dire di solitudine. L'eremita sento che è più quello che voi cercate, come se aveste bisogno di stare un po' da soli con voi stessi o con voi stesse per riuscire a ritrovare l'equilibrio. Va bene ragazzi, andiamo a vedere carta per carta l'otto di pentacoli, a cosa fa riferimento. Abbiamo un 7 di spade e un 9 di pentacoli. Oh, che interessante. Allora, l'otto di pentacoli fa riferimento al lavoro in generale, mentre diciamo che il 9 di pentacoli fa riferimento un po' di più agli autonomi, se vogliamo. E qui in mezzo c'è un 7 di spade, che è una carta di qualcuno che, diciamo, denota una certa avidità. Potrebbe esserci un'avidità materiale o un'avidità di lavoro. Sapete, ci sono quelle persone che per una profonda paura di rimanere senza lavoro accettano tutti i lavori e dicendo sì sì riesco a farlo, sì sì riesco e poi fan fatica, ovviamente perché non si può fare tutto nella vita. Andiamo a vedere la luna. Re di pentacoli e 5 di denari che è già qui. C'è qualcosa che è inerente le questioni pratiche, le questioni finanziarie, ragazzi. È come se ci fosse la paura di perdere un certo tipo di potere personale, di potere, potrebbe essere pratico, potrebbe essere finanziario, per qualcuno fa riferimento a una casa. E in effetti, adesso che guardo la carta del sole, il sole fa riferimento al terzo chakra, al plesso solare, che parla proprio del proprio potere personale. Andiamo a vedere l'eremita.
Magari in questo periodo potreste avere problemi di stomaco. Ecco, un'altra volta l'eremita per spiegare l'eremita. E gli amanti. Allora, qui può voler dire due cose, ragazzi. O che c'è un senso di solitudine all'interno della coppia, se siete in coppia, che sia una coppia romantica o che sia una coppia lavorativa è la stessa cosa. Oppure è come se ci fosse la necessità di isolarsi un pochettino dal mondo esterno per ritrovare l'amor proprio. Andiamo a vedere questa temperanza. Perché ragazzi, con il sole arriva la chiarezza mentale, arriva, è come se ci fosse un qualche cosa che si rischiara. Allora, la temperanza è spiegata da un fante di pentacoli e dalla carta del mago. Sì, c'è bisogno probabilmente di un po' di pazienza con questa temperanza per, mi viene da dire, iniziare qualcosa di nuovo, perché qui sia tra il fante di pentacoli e la carta del mago sento come se ci dovesse essere una nuova presa di posizione, nuove intenzioni, un nuovo modo di manifestare la vostra realtà o un nuovo modo di approcciarvi. Ragazzi, la carta del sole è anche una carta che fa riferimento ai figli. Quindi se per caso per voi risuonasse come una lettura inerente magari a dei figli, si tratta di portar pazienza con loro. Può essere che qua ci sia come una paura inerente alla gestione di qualche cosa che ha a che vedere appunto con i figli, soprattutto se fosse una, una situazione dove c'è un'azienda familiare, dove quindi lavoro e famiglia vengono mischiati. Qui c'è come da riequilibrare la vostra attitudine verso, in questo caso, o il figlio o il mondo esterno, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni e un fante di bastoni. 8, 9 fante di bastoni, tanto fuoco nella terza settimana, scusatemi, nella quarta settimana di aprile. Arrivano come delle comunicazioni che vi mettono un po' allerta, però devo anche dire, vi danno come una spinta in più. Sapete, sono quelle cose che, ah sì, da un lato è un bene, però da un lato c'è da stare più attenti. Una cosa per lo stile. Andiamo a vedere il 2 di coppe, 2 di spade. Ragazzi, guardate, vedo che alla fine del periodo è volata una carta, la raccolgo. Dicevo, alla fine del periodo c'è questo 2 di coppe che mi fa pensare a un nuovo tipo di equilibrio, un nuovo punto di incontro tra voi e il figlio, tra voi e il partner, tra voi e l'altro o l'altra. E c'è anche questo matto, che mi richiama un po' l'ingenuità, la genuinità anche della carta del sole e che mi dice che nell'ultima settimana di aprile ci sarà come un nuovo inizio. Però andiamo a vedere anche questo 5 di pentacoli, 4 di pentacoli e ruota della fortuna. Guardate, la ruota della fortuna alla fine mi fa veramente ben sperare. Qui c'è da staccarsi da qualche tipo di materialità. Io ho come la sensazione che appena lo farete cambierà un certo tipo di dinamica all'interno della vostra vita. È come se le cose diventassero più chiare. Ritorniamo qui alla carta del sole. Quindi ragazzi, qui c'è un certo tipo di quotidianità. Datemi una carta per questo 7 di spade. Voglio proprio andare a vedere se riesco a dirvi qualcosa di più. Perché il 7 di spade è una carta che parla anche di auto, menzogne, e potrebbe esserci qualche tipo di questione che non vedete bene, anche perché anche qui avete un 2 di spade, la forza. Potrebbe esserci qualche questione che fate finta di non vedere o che non volete vedere, o c'è un qualche tipo di
lavoro, di cosa quotidiana che state portando avanti per forza di volontà. C'è qualcosa inerente qua a quello che volete fare. Ragazzi, sento una paura, perché qui ho la luna, di perdere un qualche tipo di concretezza, di materialità. Potrebbe anche essere di indipendenza economica, però in realtà avete solo bisogno di, diciamo, fare un po' il punto della situazione con voi stessi e con molta pazienza approcciarvi a un nuovo equilibrio. Vi dico, qui arriverà come una comunicazione che rimetterà una sorta di armonia che darà il passo a questo cambio per la ruota della fortuna. È un cambio in meglio di solito, sono cambi veloci, ma sono cambi in meglio. E vi dirò che potrebbe anche essere una vincita al gioco, un'eredità, un qualche tipo di aiuto inaspettato, qualche tipo di opportunità che non ci si aspettava. Andiamo a vedere con Osho che cos'altro hanno da dirvi. Morale e ribelle. Due carte di rigidità. Questo 7 di spade lo potrei sentire collegato a questa carta, perché ci sono delle leggi morali o educazionali, educative, non so come spiegarvi, quelle che ci vengono imposte per educazione, che fanno parte di una morale molto rigida. E qui abbiamo anche questo ribelle, che è l'imperatore, che in questo mazzo specifico è colui che spezza le catene già esistenti e crea le sue proprie regole. Come se qui dovesse fare una sorta di passaggio dalla situazione, diciamo, vecchia alla situazione nuova, ricreare quel nuovo equilibrio con pazienza. Guardate ragazzi, non è una lettura malvagia, anzi arriverà maggior chiarezza mentale e un cambio di ciclo grazie a questa maggior chiarezza mentale. Però è come se doveste togliervi delle maschere e qui c'è da entrare dentro quelle che sono le vostre paure e ritrovare un pochettino l'amor proprio. Per qualcuno potrebbe anche risuonare una paura di abbandono, ma è proprio solo una vostra paura, in realtà non è così. Cioè, in realtà qui è come se si suggellasse qualche cosa. Vi dico, se dovesse, ragazzi, ritornare qualcuno dal passato, perché a un gruppo piccolo potrebbe anche risuonare, anche lì ci potrebbe essere questa sorta di titubanza all'inizio, introspezione, riflessione su quelle che sono le leggi che si vogliono dare a questa situazione, a questa relazione, e poi il creare nuove leggi, il creare questo nuovo equilibrio, ok? Andiamo a vedere ancora una fatina. Comunque il 2 di coppe è una carta di forte equilibrio, armonia ed è anche una carta che parla di incontri e compromessi. Ok, questa carta vi dice che ci vuole coraggio e fiducia per avventurarsi nello sconosciuto. Però è proprio facendo un passo in avanti, senza guardarsi indietro, che possono arrivare i più grandi risultati. E questa fatina ha anche la chiave per aprire la porta, come se voi sapeste qual è la giusta eh, chiave da usare per aprire questa porta. Si tratta di rompere le regole degli altri, ho come questa sensazione, di trovare la vostra armonia, il vostro equilibrio, il vostro anche bambino interiore, ragazzi. Qui si tratta di riscoprire un pochettino il bambino interiore, quello che vi fa stare bene,
quello che vi dà l'entusiasmo. Ok? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere, potete comunque iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!